Uno dei verbi più comuni in italiano è il verbo mettere. Di conseguenza ci sono tantissime espressioni che usano questo verbo. Vediamone alcune insieme nel video di oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi vedremo alcune espressioni italiane molto comuni con il verbo mettere. Prima di iniziare il video ti ricordo che se vuoi puoi scaricare un PDF associato a questa lezione con tutti gli appunti, le frasi, gli esempi di oggi. È gratis e puoi scaricarlo cliccando sul link qui sotto in descrizione. Iniziamo subito con la lezione di oggi. Il verbo mettere ha tantissimi significati in italiano, soprattutto se lo troviamo insieme ad altre parole. Quindi iniziamo subito con la prima espressione di oggi: mettere in moto. Mettere in moto. Mettere in moto ha due significati, un significato letterale e uno più metaforico. Quello più metaforico ha il significato di iniziare qualcosa, cominciare qualcosa. Per esempio, ho messo in moto un nuovo progetto lavorativo, spero che funzioni. Quindi ho iniziato questo nuovo progetto di lavoro. Il significato più letterale è quello di accendere. Però attenzione, perché non accendere tutto, ma accendere principalmente cose che hanno un motore, come per esempio la macchina. Per esempio, ho provato a mettere in moto la macchina, ma non è partita. Ora vediamo il verbo mettere con la parola piede. Mettere piede. Questa è un'espressione che possiamo usare al posto del verbo entrare. Per esempio, appena metto piede in casa, il mio cane inizia ad abbaiare. Abbaiare è il verso del cane. Abbaiare. Quindi appena metto piede, cioè proprio appena entro. Ora vediamo un'altra espressione, mettere da parte, che ha il significato di conservare, accantonare. Per esempio, ho messo da parte 2000 euro per fare un viaggio a Natale. Spero che bastino. Quindi ho messo da parte, cioè ho conservato, risparmiato, accantonato 2000 euro così che io possa farmi il viaggio a Natale. Oppure, per risolvere i vostri problemi dovete mettere da parte le rivalità e iniziare a lavorare insieme. Quindi mettere da parte le rivalità, gli scontri, le idee diverse, mettere da parte, accantonare, proprio togliere dal centro e metterle lateralmente, così non sono più importanti. E ora, prima di passare alla prossima espressione, che ha anche una storia curiosa, molto interessante, voglio chiederti un piccolo favore. Infatti, se questo video ti sta piacendo e ti sta aiutando in italiano, non dimenticare di mettere un bel mi piace. Questo ci aiuta tantissimo. È gratis, è un piccolo gesto per te, ma per noi è davvero molto importante perché ci aiuta a far crescere il canale. Quindi se vuoi aiutarci, metti un bel mi piace. Ora andiamo avanti e procediamo all'espressione mettere zizzania. Mettere zizzania. Prima di tutto, che cos'è la zizzania? È teoricamente questa erba che cresce nei campi di grano, però che produce farina tossica, quindi è un'erbaccia, un'erba cattiva. Il problema della zizzania è che è un po' difficile da riconoscere, perché è molto simile all'erba buona. Quindi l'espressione mettere zizzania significa creare volontariamente un'ostilità tra due persone, due o più persone anche. Quindi fare in modo che tra queste persone nasca proprio un motivo per litigare. Per esempio, ho preparato questa frase per te. Luca ha iniziato a raccontare delle voci false per ottenere una promozione al lavoro. Quindi qui abbiamo Luca che ha iniziato a dire bugie, a spargere delle voci false, ma alla fine
ha solo messo zizzania tra i colleghi e non ha ottenuto niente. Quindi lui ha raccontato queste voci false per ricevere una promozione. Però alla fine ha solo creato ostilità tra i colleghi e quindi i colleghi hanno iniziato a litigare tra di loro e alla fine anche lui non ha ottenuto nulla. Quindi mettere zizzania lo usi quando tu inizi a dire qualcosa, a spargere delle voci forse anche false, così che le persone litighino tra di loro. Per esempio, ti faccio un altro esempio, c'è una coppia, un ragazzo e una ragazza che stanno insieme. Vai dal ragazzo e dici, io ho visto la tua ragazza con un altro ragazzo. Poi vai dalla ragazza e dici, ho visto il tuo ragazzo con un'altra ragazza. Quindi stai dicendo cose false e metti zizzania perché poi forse questa coppia inizia a litigare. E ho sentito che eri con un altro ragazzo, tu anche con un'altra ragazza, eccetera. Questo è un esempio molto banale, però questo è il significato di mettere zizzania. Far litigare due persone. Sono molto curioso di sapere se questa espressione esiste anche nella tua lingua. Magari puoi scrivere nei commenti come si dice. E ora passiamo alla prossima espressione. Mettere in chiaro. Mettere in chiaro significa spiegare qualcosa, chiarire qualcosa. Per esempio, voglio mettere subito in chiaro che non tollero ritardi al lavoro. Quindi questa persona dice voglio mettere subito in chiaro, cioè voglio chiarire, voglio spiegare bene che a me i ritardi al lavoro non piacciono, quindi tutti dovete arrivare puntuali. Ora vediamo l'espressione mettere al mondo. Forse questa puoi capirla, mettere una persona al mondo, cioè far nascere un bambino. Questa diciamo che è un'espressione anche un po' più poetica, perché normalmente si dice partorire, però sicuramente puoi sentirla in italiano. Per esempio, Francesca ha messo al mondo il primo figlio quando aveva 20 anni, cioè ha partorito il suo primo figlio a 20 anni. E ora vediamo l'espressione mettere le mani avanti. Cosa significa questa espressione? Beh, la usiamo in italiano quando per prevenire il fallimento diciamo che forse non siamo troppo bravi in una cosa o che forse non riusciremo a fare quella cosa. Vediamo questa frase che ho preparato per te. Possiamo organizzare una cena a casa mia, ma metto le mani avanti, non sono bravo a cucinare. Quindi io per prevenire le critiche negative dalle persone, dai miei invitati a cena, dico che non sono molto bravo a cucinare. Così loro non possono dire questo piatto non mi piace, perché io già li avevo avvisati che non sono bravo a cucinare e che quindi i miei piatti probabilmente non sarebbero stati buoni. Quindi questa è un'espressione un po' per prevenire il fallimento. Cioè io dico, metto le mani avanti, te lo dico, non sono così bravo, così dopo tu non puoi criticarmi. Capito? E ora finiamo con una bellissima espressione. Mettere in pratica. Beh, mettere in pratica significa applicare tutte le cose che per esempio hai studiato. Ora hai imparato con me tutte queste espressioni con il verbo mettere, ma adesso è arrivato il momento di metterle in pratica, cioè usarle, per esempio, in un testo scritto o in una conversazione. E se ti va di imparare e mettere in pratica tante altre espressioni idiomatiche in italiano, voglio ricordarti che abbiamo un corso Italiano in 30 giorni, frasi idiomatiche, proprio su questo argomento. È una sfida di italiano in 30 giorni che si concentra completamente sulle frasi idiomatiche. Imparerai più di 180 frasi idiomatiche italiane con dialoghi super divertenti, tantissimi video ed esercizi. È un corso che ti farà divertire tantissimo, ma anche imparare tante espressioni idiomatiche in italiano. Benissimo, abbiamo finito per la lezione di oggi. Spero che ti sia piaciuta e se sì, non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché ci aiuta tantissimo. Non dimenticare anche di scaricare il PDF con tutti gli appunti di questa lezione che abbiamo preparato per te cliccando sul
link qui sotto in descrizione. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!